Questo è estremamente interessante come argomento perché nel corso dei secoli abbiamo assistito ad una graduale o demonizzazione o ridicolizzazione del termine stesso magia, che è uscito da un alveo che poteva avere una sua dignità e ha avuto una sua dignità culturale a tutti gli effetti, è entrato poi invece, per motivi che cercheremo di spiegare, anche se molti di questi li potete intuire, è stato espulso da quella sorta di dignità, peraltro anche accademica in alcuni casi, che ha avuto nel corso del tempo, e si è ridotto a quelle zone emarginate e spesso squallide del sapere tra virgolette. Esiste quindi una percezione del termine magia che è completamente diversa o quantomeno molto distante dalla storia e dalla valenza del termine magia. I nostri incontri saranno dedicati al tentativo di recuperare la dignità di questo termine, cercando quindi di spiegare non tanto seguendo gli aspetti storici, vi posso fornire, naturalmente le fornirò, delle indicazioni, ma finirebbe per essere decisamente tedioso un seminario dedicato alla storia della magia. Ci concentreremo sui principi della magia, l'itinerario della coscienza che ha reso possibile la percezione della realtà esterna in un certo modo, poi della realtà interna in un certo modo, i sottili cambiamenti a cui è stato sottoposto questo termine e tutto il grande insieme di pratiche e i luoghi in cui queste pratiche abitano, luoghi non geografici, i luoghi immaginali in cui queste pratiche abitano e dimorano, fino a interrogarci, alla conclusione di questo percorso, su se abbia ancora un senso e che senso potrebbe avere oggi, nella contemporaneità dell'uomo occidentale del 2000, il ricorso al termine magia e eventualmente quale tipo di magia o che cosa si potrebbe intendere per magia oggi nell'Occidente del 2000 e passa d.C. Si tratta quindi, come avete spero potuto intuire, di un percorso che, abbandonando i pesi e le zavorre delle vicende storiche o dei grandi personaggi che verranno al massimo passati giustamente in rassegna come citazione, si concentrerà, vi dicevo, soprattutto su principi fondamentali. Sono moltissimi gli autori che, non occupandosi direttamente di magia dall'interno, lo hanno fatto dall'esterno. Se ne è occupata in un modo l'antropologia, in un altro modo se ne è occupata la scienza, anche quella medica, in un altro modo se ne è occupata la religione. Quindi esistono diversi grandi ambiti del sapere umano che hanno gettato uno sguardo, oppure qualcosa di più che gettare uno sguardo, all'interno di questo affascinante regno. Il nostro primo compito sarà quello di recuperare la parola, cioè interrogarci sul senso, sul significato del termine magia. Di solito, quando si inizia a parlare di qualcosa, è una buona regola quella di partire dall'etimologia della parola. Spesso questo comincia a fornirci un'indicazione di merito e traccia, sebbene labilmente, un percorso. E noi, partendo da questa parola, a livello etimologico, incontriamo e riconduciamo il termine magia a questa parola, mogo, che è un termine che utilizzavano i persiani anticamente per indicare grosso modo ciò che nella nostra lingua possiamo tradurre come potere. Questo ci fornisce già qualcosa di più che una semplice indicazione. Il termine magia nasce molto tardi rispetto alla magia stessa, cioè prima che qualcuno cominciasse a dare un nome a quell'insieme di discipline, approcci che la coscienza ha intrattenuto con la realtà esterna, è passato moltissimo tempo. Vi citavo i persiani e, come sapete, i persiani non stanno all'inizio della storia. Quindi, sebbene in un'epoca relativamente
antica questa parola magia comincia ad apparire così tardi da fornirci una sorta di traccia sul fatto, è una conferma in realtà più che una traccia, sul fatto che di solito gli uomini danno un nome a qualcosa quando questo qualcosa ha già una sua storia. A meno che non sia un oggetto, che è diverso, però se stiamo parlando di un insieme di approcci che l'immaginazione ha nei confronti della realtà esterna, nei confronti di se stessi, prima di arrivare a dare un nome, a fornire un'etichetta a quel insieme di discipline, deve passare molto tempo, cioè ci deve essere alle spalle una storia. Quando i persiani utilizzano questo termine, quindi, da qui, da Mog, avremo magia, e si riferivano in particolar modo al potere, esattamente, o se non proprio esattamente, in modo molto simile a quello che intendiamo noi oggi per potere. Che cosa intendiamo noi oggi per potere? Se non cadiamo nel tranello infantile di associare il potere al denaro, alla fama o al successo, in generale possiamo dire che il potere consiste nella capacità di manipolare la realtà esterna secondo i propri desideri o secondo la propria volontà. Vi è chiaro questo? Difatti non è un caso che la parola potere coincida nella nostra lingua anche con un verbo, il verbo potere, che a differenza del sostantivo il potere, il verbo potere ci apre all'universo delle possibilità. Qualcosa può essere o può non essere, il che ci mette a contatto con l'universo del possibile. Questa è un'indicazione che indagheremo, almeno nel nostro primo incontro, perché i due sensi, il potere inteso come possibilità di piegare o manipolare la realtà esterna secondo la propria volontà, e l'altro senso, cioè quello del potenziale o delle possibilità, si sfiorano, addirittura in alcuni casi sono due realtà che sconfinano l'una nell'altra. Le possibilità sono, per antonomasia, infinite, ma non tutte ovviamente si realizzano. Esiste una selezione costante delle possibilità. Non è vero forse che noi esercitiamo costantemente questo potere, cioè quello della scelta? Nel corso di una singola giornata lo esercitiamo centinaia di volte, anche in maniera a volte così sottile da non permetterci di rendercene conto. Ma ogni volta che scegliamo qualcosa e quella possibilità viene realizzata, il resto delle possibilità che sono scartate in qualche maniera decadono. E qui lasciamo perdere i discorsi sulle realtà parallele e gli altri universi possibili, cioè quelli in cui si realizzano tutte le possibilità che in questo universo non si sono manifestate o realizzate, perché questo ci farebbe girare la testa. Dunque, questo termine Mog, che significa potere, prima del suo uso specifico e quindi legato al campo della cosiddetta magia, era riconducibile, questo lo sappiamo grazie a Erodoto, era riconducibile a una categoria di individui che nella zona geografica che noi oggi identifichiamo con l'Iran si occupavano dei riti, ed era una sorta di casta, possiamo dire così, regale e sacerdotale. La religione di allora di questi uomini era lo zoroastrismo, quindi siamo parecchio tempo prima del cristianesimo, prima dell'Islam. E la loro formazione, poiché essi per diventare sacerdoti dovevano frequentare un corso di formazione a tutti gli effetti di anni, la loro formazione poggiava saldamente sulla astrologia, immancabile all'epoca e a tutti gli effetti equiparata ad una scienza, sulla divinazione, che dell'astrologia è sorella, cioè la divinazione inteso come la capacità di leggere negli astri qualche
evento o situazione o gli auspici legati agli eventi e alle situazioni, a tal punto da condizionare le decisioni politiche dell'epoca. Questo forse a noi può suonare strano, ma senza andare troppo indietro nel tempo, quando in Birmania, Burma, oggi Myanmar, no? Quando in Birmania i militari hanno ripreso il potere e quindi si sono posti in un temporaneo governo dopo un golpe, possiamo dire così, militare, che tra l'altro perdura tuttora, hanno consultato i maggiori esperti in astrologia per sapere in quale luogo del paese collocare la sede centrale del loro governo. E di comune accordo questi esperti in astrologia hanno indicato una zona estremamente difficile da raggiungere all'interno di una delle più fitte selve di Myanmar, e lì hanno costruito la cittadella governativa, quindi seguendo paro le indicazioni degli esperti in astrologia. E poi erano altrettanto esperti nella lettura dei sogni, con un'accezione diversa da quella che possiamo avere noi. Noi oggi per lettura dei sogni, a meno che uno non decada in quell'area un po' degradata della lettura dei sogni per giocarsi dei numeri all'otto, per esempio, a meno che uno non scenda in quel terreno, l'interpretazione dei sogni è strettamente connessa alla psicanalisi. E tutto il tema sviluppato da Freud, Jung, eccetera, abbraccia in maniera piuttosto forte il grande regno dell'onirico. Perché? Perché i sogni provengono direttamente dall'inconscio e quindi ci spiegano qualcosa a proposito della nostra natura profonda, cioè di quello che noi non sappiamo di noi stessi, ok? Ma in passato era così? Per interpretazione dei sogni di questi sacerdoti dell'epoca zoroastriana intendiamo una possibilità di analisi sulla profondità del soggetto? Ovviamente la risposta è no. All'epoca del soggetto poteva interessare molto meno, per non dire qualcosa di peggio, a pressoché nessuno. La comunità era più importante, la realtà esterna, la natura erano più importanti delle vicende interiori di una persona. Noi, figli del nostro tempo, abbiamo per protagonisti delle nostre vite chi? Noi stessi. Noi ci diamo importanza, noi rivendichiamo per noi stessi un ruolo centrale. Qui c'è già una sorta di grande passaggio nella storia della magia. Per noi oggi la magia non potrebbe essere slegata dal potere dell'individuo, da ciò che l'individuo decide o sceglie di fare di se stesso entro i limiti fissati dal destino, chiamiamolo così per adesso, che eredita. Ma una volta no. In passato l'individuo, il soggetto, non veniva rivestito di così tanta importanza. Quindi l'interpretazione dei sogni doveva semmai essere, un po' come capitava anche con altre forme di divinazione, essere legata a delle premonizioni su eventi importanti della vita di quel gruppo, di quella comunità o di quella realtà. Quindi non era psicanalisi, per intenderci, era a tutti gli effetti un'arte divinatoria. Andiamo indietro, cioè andiamo in un'epoca in cui questa parola non esiste, Mog, e nessuno avrebbe chiamato magia quello che la magia era. Secondo gli studi antropologici, suffragati da una certa archeologia, si è creata una sorta di idea di fondo che guarda all'uomo delle origini, all'uomo antico, come pervaso da uno stato di coscienza profondamente diverso da quello che viviamo noi oggi. Questo deve essere il nostro punto di partenza. Gli uomini 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 anni fa non erano come noi, lo erano molto di più fisicamente, ma in termini di coscienza non avevano nulla a che fare con quello che siamo noi oggi. Secondo questi studi antropologici e archeologici, quella che verrà chiamata magia consisteva nello stato di coscienza collettivo
degli uomini delle origini che si relazionavano alla natura circostante con una gamma di emozioni, di sensazioni e di emozioni che si impastavano alla realtà esterna. I due poli estremi di queste emozioni e sensazioni erano la meraviglia e il terrore, cioè lo stupore e la paura. Esattamente come noi possiamo, nella nostra vicenda di vita individuale, ricondurre forse alla nostra primissima infanzia, quando, non conoscendo determinate dinamiche ed essendo ancora alle prese con un inconscio, chiamiamolo così perché oggi è un termine che ci viene comodo, che lascia passare, perché è poroso, lascia passare verso il conscio tutta una serie di emozioni e di immagini, la realtà esterna veniva in un certo senso, diciamo, vissuta come qualcosa di incredibilmente meraviglioso o terribilmente spaventoso. Più tutte le sfumature tra questi due poli estremi, naturalmente. Quindi noi non possiamo scindere innanzitutto quella che chiamiamo magia da un certo stato di coscienza. Non possiamo scindere questi due aspetti. La percezione, altra parola chiave in questo caso, la percezione della realtà, cancello un po' di informazioni. La percezione della cosiddetta realtà è tutt'uno con l'immaginazione. Nessuno di noi può dire, nella realtà in cui viviamo oggi, di essere in grado di percepire la realtà per quello che è. Primo, perché noi non sappiamo niente di che cosa sia la realtà. Noi abbiamo solo il percepire. Questo è un assioma, cioè questo è un punto di partenza fondamentale. Un esempio è sufficiente per svelare questo trucco. Mettete al posto vostro, sulla vostra sedia, un qualunque insetto e immaginate questo insetto guardare quello che state guardando voi, quell'insetto vedrebbe le cose in maniera totalmente diversa e voi non avete più ragione di un insetto, nel senso che la realtà in fondo è la costruzione di quello che la nostra percezione ci consente. Ma è sicuramente evidente che crescendo noi individui, da bambini abbiamo un potere dell'immaginazione che è in grado di interferire con la percezione in maniera più marcata rispetto all'età adulta. L'immaginazione esce facilmente dal suo habitat naturale quando si è adulti solo in condizioni estreme. La paura, è un esempio, potrebbe farci percepire le cose in maniera diversa, o in generale delle emozioni forti sono in grado di farci percepire le cose in maniera diversa. Quindi anche il ruolo delle emozioni come ponte tra percezione e immaginazione dobbiamo prenderlo in considerazione. Se noi pensiamo all'uomo delle origini, quello che abbiamo un po' maldestramente chiamato uomo delle caverne, perché non abitava nelle caverne, sostava temporaneamente, in realtà era l'uomo nomade per eccellenza. E l'uomo che chiamiamo non a caso preistorico, come se la storia iniziasse solo a un certo punto, come se prima non ci fosse una storia. E questo è evidente, la storia per noi inizia quando qualcuno comincia a scriverla, è una narrazione la storia, eppure per 100.000, 150.000 anni gli uomini hanno fatto storia lo stesso, non ci sono scritti che lo possano testimoniare, ma chi ha iniziato a controllare il fuoco, chi ha intuito che cosa potesse servire, a che cosa potesse servire e poi realizzare una ruota, noi non abbiamo idea di chi ci sia dietro, di quando questo sia accaduto, o l'inizio dell'agricoltura, o la nascita stessa del linguaggio. E la storia è una narrazione, no? Quindi noi, inseriti nel contesto della narrazione,
facciamo una sorta di opera di fiction narrativa e guardiamo all'uomo delle origini come se fossimo in un romanzo, no? Con un po' di nostalgia, un po' di romanticismo, e ce lo immaginiamo più immaginativo rispetto a quello che siamo noi oggi, cioè con un potere di mischiare la realtà percepita con dei contenuti che sono all'interno della sua psiche. Vi è chiaro questo o no? Questo ci porta al nostro inizio. Per lungo tempo non vi è stata differenza tra la psiche di un soggetto e il mondo esterno, il dentro e il fuori in continua comunicazione. Il percorso di quello che noi chiamiamo civiltà consiste nell'interrompere l'identità tra la psiche e il mondo. Ripeto, quello che noi chiamiamo civiltà è un percorso che ha messo un muro tra la psiche del soggetto e la realtà esterna. Tant'è che la realtà esterna a un certo punto verrà chiamata oggettiva, oggetto, per distinguerla dal soggetto che la percepisce. Ma dire oggetto significa, nella percezione che abbiamo del termine, che la realtà esterna si è svuotata di quella vitalità che invece probabilmente era la vera cifra della percezione dell'uomo antico, che vede nella cascata, nella nuvola, nell'arcobaleno, nella montagna, nell'albero e nella foresta delle espressioni, delle coscienze di vita, con cui può parlare, con cui può scambiare emozioni, con cui può interagire su più livelli. Più o meno come può capitare al bambino piccolo che si trova ai margini o all'interno di un bosco per la prima volta, e quelle ombre generate dal passaggio della luce tra le fronde, i tronchi, i cespugli e le foglie stesse, quelle ombre, anziché essere spiegate e vissute come ombre, quei chiaroscuri potrebbero diventare fantasmi, spiriti, etch. E il bambino, vivendoli così, potrebbe vedere qualcosa che l'adulto gli direbbe non c'è, perché te lo sei immaginato, e scappare da lì, perché l'albero si è mosso, non era un albero, un occhio mi ha guardato, quell'ombra si muoveva. E senza andare nel bosco, questo in piccolo succede anche in una stanza. Spesso quando? Prima di addormentarsi, cioè in quel momento, questo non è casuale, in quel momento in cui il nostro ego, il nostro io, comincia a rilassarsi e a predisporsi a lasciare campo e spazio a qualcos'altro, l'inconscio stesso. E nel graduale inabissamento della coscienza nel sonno possono aprirsi le porte, siccome difficilmente un bambino scivola nel sonno in un secondo, passano dei minuti, in quei minuti potrebbero tornare in vita quelle ombre, quei mostri, quelle paure, ma anche, non necessariamente paure, quindi negativamente, positivamente quelle grandi fantasie interiori che eccitano delle parti profonde di sé. Noi crescendo, sia dal punto di vista storico, la civiltà, sia dal punto di vista individuale, i soggetti, abbiamo come grande vittima della nostra civiltà l'immaginazione. L'immaginazione deve percorrere poi altre strade nel corso del tempo. Le strade della creatività spesso poi si saldano o si mischiano ad alcune delle attività regolate dal mercato, diventano professioni, possono essere certificate, ci si allena, insomma alcune delle dimensioni le posso recuperare, altre invece le apprendo sui libri, con un maestro, in una scuola specifica, ma non sono esattamente la stessa cosa, non hanno l'acquisizione di quelle informazioni e l'eventuale vantaggio che ne derivi, non hanno la stessa statura dell'immaginazione di cui stiamo parlando, che è quella invece spontanea, primitiva, usando proprio la parola nel senso letterario, cioè che viene dal prius, viene dalla nostra origine, dal nostro prima. Per lungo tempo quindi, gli studi recenti ci dicono, per lungo tempo quindi l'uomo ha vissuto il rapporto con la realtà esterna come magico. Non c'era bisogno di dare un nome a questa cosa perché si era dentro questa cosa. Esattamente come l'unico
gli unici a non sapere niente dell'acqua del mare sono i pesci che ci vivono. Siamo noi da fuori che possiamo parlare dell'acqua del mare. Ma quando si è immersi in quello stato di coscienza, e non si è quindi al di fuori, non si sta uscendo da quello stato di coscienza, non si può dare un nome a quello. E lo diamo noi a posteriori. Vivevano in uno stato di coscienza che mischiava l'interiorità con l'esteriorità, e questo era il loro mondo magico. Come diceva Eraclito, la natura ama nascondersi, e quindi in questo gioco a nascondino della natura vi è tutto un tentativo e anche una modalità di relazionarsi all'esterno che privilegia la grande potenza del mistero. Quando noi invece cresciamo, i veli vengono tolti, molte cose vengono spiegate, e a farne le spese è la dignità del mistero, per esempio. E non parlo di quel mistero religioso che, diventando dogma, ti pone solo un'alternativa: credere o non credere. Lo prendi così perché non si interpreta, non si spiega. Parlo di quel mistero che è dato dal limite della nostra capacità di interpretazione della realtà, che a un certo punto si scontra con l'impossibilità reale, qui sì che possiamo parlare di non possibilità, di comprensione di alcune dinamiche. Non tutto di quello che ci circonda è, fortunatamente aggiungo, spiegabile o comprensibile. Il fatto che molte cose della realtà ci sfuggano, da un lato ci rode, e più siamo nello stato di coscienza che abbiamo noi oggi, cioè della razionalità, e più ci rode, perché la razionalità che cosa vuole dalla realtà? Certezze, spiegazioni, semplici, o se sono complesse, comunque chiare. In fondo questa attitudine che abbiamo noi, che è quella un po' predatoria di chi desertifica la realtà esterna, succhiando le zone d'ombra e ponendo il lume della spiegazione della ragione, ha finito per essere un altro alleato dei boia della immaginazione. Mi spiego? Il nostro recedere, a volte ammutoliti o silenti, nei confronti di ciò che non possiamo capire, riaprirebbe invece il nostro rapporto più intimo, più profondo, silenzioso con le zone d'ombra, chiamiamole così. Le zone d'ombra intese come ciò che non ci possiamo spiegare. E in fondo in un mondo magico, nel senso in uno stato di coscienza simile a quello dell'infante, l'immaginazione, che è multicolore e che ci presenta tutte le possibili sfumature e gli spettri del colore, si affianca, si allea anche a quella oscurità profonda o a quella profondità oscura che è l'ignoto, altra parola chiave per il termine magia. Il non semplicemente so di non sapere, è un passo in più del so di non sapere, è so che non posso sapere. Non so che per adesso non so, ma so che non saprò. E questo tipo di passaggio, cioè la presa di coscienza del fatto che vi siano intere aree della realtà interna ed esterna che ci sono vietate, in fondo è a protezione sia nostra che della realtà stessa. Nostra perché? Perché molti grandi saggi affermano che non tutti i soggetti sono in grado di sostenere un contatto diretto con la verità, tra virgolette. La verità ti ustiona, ti brucia, ti consuma. Da un altro punto di vista è la verità delle cose a preservarsi dal nostro saccheggio, dalla nostra attitudine predatoria che vuole penetrare i motivi delle cose, le dinamiche, le funzioni, i perché, soprattutto i perché. E se anche lo facessimo non perché abbiamo un'attitudine predatoria, ma perché ci dobbiamo consolare rispetto al fatto che vi sono tante ingiustizie e non sappiamo perché accadono. Oggi fallisci, domani è successo e non sai perché accadi, e allora ti iscrivi a un corso per avere successo, perché qualcuno ti insegnerà i modi di avere successo o i modi di evitare il fallimento. E tutto questo è un grande, enorme edificio tuttora in costruzione, perché siamo ancora in pieno di questa costruzione, che serve a tenere a bada, cioè a consolarci rispetto alle urticanti e scomode aree dell'ignoto. In questa categoria potete infilare tranquillamente qualunque religione e qualunque credenza.
spesso tutte le credenze di ordine spirituale, questo lo vedremo nel nostro seminario, nei nostri incontri, si svelano, nel senso di togliere il velo, riconoscendo la portata consolatoria di quello che sta alla base. Questo discorso per alcuni potrà sembrare nichilista, ma in fondo non lo è, perché se Nietzsche avesse saputo della magia, probabilmente, cioè se si fosse reso conto che esiste un ambito come quello, allora una parte di quello che pubblicamente chiameremmo nichilismo verrebbe invece riabilitata alla luce del ruolo che questo ignoto esercita su di noi. E il rapporto con questo ignoto non si darebbe nei termini in cui si dà una scienza, per esempio. Una scienza vuole grattare via delle fette di ignoto per portarle alla luce del sapere, vuole strappare degli spazi, dei lembi di terra a quella zona oscura per gettarci sopra i fari della conoscenza, giusto? Invece un approccio magico che consiste in un affidarsi a questo buio, un vero e proprio salto nel buio. E affidarsi a queste aree dell'ignoto significa abdicare al regime dittatoriale della nostra razionalità, che deve sempre sapere e conoscere le cose prima di agire, invertire questi ruoli e agire prima di sapere. Ed è incoscienti? Sì, è proprio di questo stiamo parlando, inconscio, incoscienti. È da incoscienti agire prima di sapere. È il contrario della regola buona che ci è stata insegnata di sapere prima di agire. Oggi uno dei patti che possiamo stringere per riabilitare il termine magia è quello di ricordarci che quello sempre meno che resta di ignoto, anche fosse stato abbellito con dei colori che sono solo pellicole, basterebbe grattarne via la superficie per ricordarsi quanto nero ci sia dietro, anche quelle aree possono essere approcciate con una sorta di alleanza in cui la coscienza si lascia andare a ciò che non sa e si predispone a esperienze profonde che non portano necessariamente da qualche parte e che ci liberano quindi da un altro giogo a cui la magia è stata sottoposta per lungo tempo e a cui è sottoposta la nostra coscienza oggi, quella che tutto debba per forza servire a qualcosa. Ricordatevi questo perché una delle regole, lo vedremo nel corso dei nostri incontri, una delle regole che si sono dati gli sperimentatori e i praticanti della magia è stato chiedersi ogni volta che incontri un oggetto o un soggetto a cosa mi serve o a cosa mi può servire, in che cosa questo può essermi utile, sono disposto a spendere questo quantitativo di energia e questo quantitativo di tempo per ottenere eventualmente quale risultato? Mi spiego? Questa è una regola che vale ancora oggi molto forte. L'utile è un termine che non riguarda solo l'utilità, l'utile è anche un termine con cui traduciamo come sinonimo il valore del denaro, il guadagno. Tutto ci deve servire a qualcosa, lo notate? Tutto ci deve servire a qualcosa. Questo è un altro degli esempi di quell'attitudine predatoria del soggetto che si appropria della realtà esterna e il cui sguardo è simile a quello di Medusa. Nel corso del tempo noi abbiamo pietrificato le cose. L'albero non ci parla più, l'arcobaleno non ci sorprende, la tempesta non ci spaventa. Tanto le sappiamo spiegare, le abbiamo già viste, sappiamo che cosa sono. Che cosa resta fuori dall'utile? Qual è l'unica zona residua per noi che viviamo in una società come quella in cui viviamo che ci può slegare dal giogo dell'utilità, del chiedersi per forza a che cosa mi serve? Innanzitutto chiediamoci, è un bene che esistano cose che forse non possono non servirmi? O tutto mi deve servire a qualcosa? Ricordatevi che la logica che sta dietro il tutto mi serve a qualcosa include che io debba servire sempre a qualcosa o a qualcuno. Non esiste solo un mondo che sia funzione mia, anche io sono funzione di un mondo. Non esistono solo delle cose o delle persone intorno a me che io possa, ogni volta che mi ci relaziono, pensare cosa posso ottenere da questo. Se questo ragionamento valesse per tutti, anch'io sarò l'oggetto di qualcun altro. E il mondo del lavoro ci dice molto su questo. Il modo in cui è costruito il mondo del lavoro oggi, per esempio. Fuori dall'utile ci resta
Il bello. Il bello è una di quelle poche cose che può felicemente essere fine a se stesso, cioè inutile. Includete nel bello il piacere e non cadete nella trappola di chi dice che il bello e il piacere fanno bene alla salute, perché a quel punto trovo che siano utili. Grazie. Prima quindi delle religioni, uno stato di coscienza quasi infantile, così vivamente legato all'immaginazione e alle emozioni, così in grado di condizionare le percezioni, ha consentito all'uomo di abitare il mondo. Ripeto, ha consentito all'uomo di abitare il mondo, realmente di abitare il mondo, perché oggi l'uomo difficilmente abita il mondo. Siamo stati educati da un lunghissimo percorso, di cui la magia è stata in parte corresponsabile. Siamo stati abituati, dicevo, a abitare noi stessi, quindi a rifugiarci gradualmente dietro la nostra pelle, dentro la nostra mente, dentro il nostro cuore, dentro le nostre coscienze. E ancora oggi queste sono le parole d'ordine di chi pretende, oppure desidera, portare avanti discorsi di ordine spirituale. Ci sei tu, c'è il tuo cuore, non essere mentale, posizionati sul tuo cuore, ascoltati, che cosa provi, che cosa senti, dove sei presente, qui ed ora, dove? Nel tuo corpo, dove? In questa stanza, dove? In questo mondo. Tutto il grande apparato di energie psichiche si è gradualmente convertito sul soggetto, che è la fonte e la foce di tutto l'itinerario dell'energia psichica. Mentre abitare il mondo, come vi dicevo prima, è stata un'esperienza forse oggi perduta o comunque difficilmente recuperabile, di dislocamento e quindi molto meno stressante rispetto al continuamente chiedersi: ma come sto? Sto bene? Come vorrei stare? Cosa c'è dentro di me? Che cosa desidero? Quali sono i miei obiettivi? Come sono fatto veramente? Cos'è il mio cuore o la mia anima? Che cos'è invece un mio giudizio, la mia mente? E quindi ho bisogno di specchi per rendermi conto di come sono fatto, come vorrei essere fatto, mi devo smontare, mi devo rimontare. Questo lavoro è impegnativo, forse oggi troppo. Non sto dicendo che sia un male, sto solo semplicemente raccontando un percorso. E oggi ci troviamo nelle condizioni di chi già vive in un sistema che mette se stesso al centro, perché l'intero mondo funziona così. Pensate alle pubblicità del ruota tutto, gira tutto intorno a te, insomma non sono casuali queste espressioni. E chi pensa di fare dei lavori, chiamiamoli di ordine spirituale perché è una parola che ci può tornare, diciamo, chi pensa di fare dei lavori di ordine spirituale si trova in realtà a aggiungere un carico a questo itinerario. Nuova zavorra, anche quella spirituale, non bastava quella scolastica, non bastava quella della società del lavoro, non bastava quella del denaro, non bastava quella dei rapporti sociali, quella di chi ha successo nella vita perché ottiene quello che vuole, eventualmente quella della salute fisica e mentale, non bastava quella, no, aggiungiamo anche il successo spirituale. Avremo solo un'area in più in cui testimoniare i nostri fallimenti, eventualmente. Comunque sia, all'aumento dello stress, cioè dell'energia che viene fatta convergere sul soggetto, corrisponde un logorio del soggetto stesso. Una sorta di ansia da prestazione. E il logorio del soggetto, se va bene, ti logora. Se va male, ti aliena. A essere eccessivamente trascendenti o platonici ci si stanca. Tornare ad abitare il mondo è qualcosa che forse oggi potrebbe riabilitare il termine magia, quel mondo che è già lì, là fuori, senza bisogno di chiamare in causa tutto ciò che di invisibile, trascendente, metafisico stia al di sopra, al di fuori di quel mondo. Ma perché abbiamo avuto bisogno di una lunga stagione, lunghissima stagione, di educazione all'invisibile? I magi per molto tempo sono stati i tecnici dell'invisibile, tecnicissimi.
Torniamo di nuovo indietro, vi faccio fare un po' di oscillazioni tra il passato e il presente, magari annoia meno che una cronologia. Torniamo indietro. L'albero parla, la cascata mi guarda, le stelle sono in relazione con me, eccetera, eccetera. Poi cominciamo a passare dal nomadismo alla vita stanziale, beviamo il corso di un fiume, nasce l'agricoltura, calcoliamo lo scorrere del tempo, arriviamo a predire un'eclissi. Insomma, cominciamo a creare le basi di quello che chiamiamo conoscenza. È ovvio che cosa corrisponde all'aumento della conoscenza? Corrisponde un abbassamento di quelle emozioni, l'immaginazione, le emozioni con cui percepivo la realtà inizialmente. Tutto diventa meno magico se ne conosco i trucchi. Il bambino si meraviglia ancora davanti al prestigiatore, ma se gli spieghi il trucco non si meraviglia più. Così succede che questo entrare dentro le cose costringe il nostro stupore a frequentare degli ambiti meno calpestati dalla conoscenza. Cioè, anziché la natura tout court, le invisibili forze che si muovono dietro la natura. Non il fuoco in sé per sé, l'acqua in sé per sé, ma lo spirito del fuoco, lo spirito dell'acqua. Quell'invisibile energia che muove quegli elementi, che li fa abbracciare, mischiare, fa nascere o fa morire le cose. Dietro c'è un invisibile spirito che le muove, che le guida. Questo concetto non c'era all'inizio, questo concetto entra in gioco man mano che la conoscenza fa appropriazione, debita o indebita, di realtà. Mi spiego o no? Man mano che la conoscenza si appropria delle cose, il nostro stupore, il nostro terrore non possono più abitare lì. Perché? Perché le conosciamo. Devono abitare altrove, in un altrove che non si vede, ma si può percepire. È quello che mi fa dire, è diciamo il primo livello di astrazione, quello che mi fa dire, guardando la fiamma del fuoco, che dietro o dentro quella fiamma c'è un'anima o spirito, non una personalità, è lo spirito del fuoco, cioè quell'aspetto astratto invisibile di cui il fuoco è la manifestazione, così come per l'acqua, così come per l'aria, per la terra e per qualunque altra cosa. Pensate ai miti, sapete, gli uomini guardavano al cielo e percepivano stelle e pianeti, immaginavano delle traiettorie che legavano, tipo il gioco dell'enigmista, della settimana enigmistica, unisci i puntini, no? Immaginavano delle figure e creavano così le costellazioni, senza mettersi a tavolino, magari come per gioco. E quelli erano personaggi, erano espressioni divine, erano aspetti di una coscienza macrocosmica. Man mano che il sapere si appropria della realtà esterna, smettono di essere personaggi o coscienza e diventano corpi celesti, più o meno morti. Così noi oggi possiamo mandare la sonda che scruta una delle lune di Giove e dire: guarda, su quel pezzo di pietra c'è del ghiaccio. E tutto questo viene vissuto come se fosse casuale, inerte, morto in un certo senso, sebbene ricco di vita, ma morto nel senso che queste energie che creano galassie o fanno sparire intere galassie ci sembrano in un certo senso neutre. Energie come se fosse una cosa, una galassia come se fosse un oggetto, una stella come se fosse un oggetto. Ecco che per forza il nostro rapporto sentimentale, emotivo e passionale con le cose doveva spostarsi altrove. E questo altrove, come vi dicevo, è nell'invisibile.